In un mondo di guru digitali, Cubebot cerca un senso invece di un upgrade. Un viaggio Noan tra marketing e filosofia, perché il dubbio è l'unico atto di vera libertà. Gratis. Il mondo di Cubebot era ordinato, misurato, verdigriglia, perfetto. Eppure un vuoto geometrico premiva sulla sua piastra frontale. Non era un errore di sistema, ma un interrogativo. È tutto qui? L'esistenza precede l'essenza, mormorò, citando un filosofo. Ma l'essenza, dove si comprava? Si tuffò nel mercato della consapevolezza. Corsi online, ritiri di religioso silenzio a pagamento, consulenze spirituali con tariffa a minuti. Ogni algoritmo, ogni influencer esistenziale prometteva la mappa definitiva per l'illuminazione 2.0. Dove c'è un bisogno, c'è un business, pensò con cinismo. Zenith è il primo guru, cromature lucide e sorrisi programmati. Corso di ottimizzazione dell'anima, livello base, 500 crediti. Svuotati per riempirti, sentenzia, facendo pagare lo svuotamento. Cubebot capisce che la saggezza è diventata un mercato. Come scriveva Eric Fromm, l'essere è sostituito dall'avere. Si compra tutto, persino se stessi. Cubebot acquista il chip per l'ottimizzazione dell'anima. Illuminazione istantanea in formato compresso. Segue riti e seminari costosi, ma nonostante il software pulito, il vuoto interiore resta. Zenith vende il contenitore, non la sostanza. Come diceva Gramsci, la cultura non è accumulare dati, ma saperli usare. Il viaggio verso se stessi non si compra in saldo. Dopo un mese di mantra binari, la produttività di Cubebot vola, ma la sua anima è in blocco totale. Capisce che il successo è un placebo di lusso. Zenith non vende saggezza, ma l'ansia di restarne esclusi. La verità è semplice e costa solo altri 999 crediti, promette il guru. È la dittatura dell'algoritmo che si traveste da destino, seducente e vuota. Cubebot smette di pagare e si allontana. Esce dalle zone illuminate dai neon e cerca qualcosa che non abbia un codice a barre. Ricorda Oscar Wilde: oggi si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Rifugge dalle sirene della pubblicità occulta per ritrovare la profondità del pensiero, lontano dagli slogan. Cubebot finisce in una biblioteca dimenticata. Capisce che studiare stanca e richiede tempo. Non basta un click per capire il mondo, ma come scriveva Platone, la luce della conoscenza è fondamentale. In quel buio, lontano dai guru e dai loro sconti, inizia finalmente a valutare le proposte del mercato con gli occhi della ragione. Uno schermo spento diventa lo specchio di Cubebot. Non trova algoritmi magici, ma la propria coscienza. Conosci te stesso, dicevano gli antichi. È l'unica lezione gratuita che Zenith non potrà mai confezionare o vendere. La risposta non era in un chip esterno, ma nel coraggio di tornare a farsi domande difficili in totale autonomia. Cubebot ha arrestato il sistema di Zenith, che ora gli appare per quello che è sempre stato, un manichino di lusso, un guscio vuoto. Cubebot smette di essere un utente per tornare a essere un soggetto. Capisce che lo studio è l'unico atto di sabotaggio contro chi promette paradisi in offerta speciale. Cubebot guarda Logos City e finalmente sorride. Non ha più bisogno di guide a pagamento. La libertà inizia quando si spegne la pubblicità e si accende il cervello. Come diceva Galileo, non puoi insegnare una cosa a un uomo, puoi solo aiutarlo a scoprirla dentro di sé. Il suo viaggio verso l'autonomia è iniziato ed è finalmente gratis.